Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi volevo parlare velocissimamente del mio nuovo acquisto DJI Action 2. Se non l'avete visto, ho fatto un video unboxing, lo trovate qui sopra nelle schede. L'ho usata soltanto 3 giorni, ma già ve ne posso assolutamente parlare. Allora, se non avete voglia di vedere tutto il video, vi dico subito, è una ciofega terribile. A Roma si dice ciofega, vuol dire che veramente funziona male. Io sono anni che non ho un prodotto costoso di marca, parlo chiaramente di cose elettroniche, che funzioni veramente così male. Ma adesso vi spiego tutto. Io ho già avuto 3 droni DJI, tutti perfetti. Ho avuto 2 Osmo Pocket, l'1 e il 2, anche quelli perfetti, li ho venduti, non mi ci trovavo, ok, però funzionavano veramente molto bene. Qui invece siamo di fronte a un prodotto che non riesco proprio a capire come sia possibile commercializzarlo. Cioè, sei una grande azienda DJI, hai dei prodotti veramente top nel tuo segmento e fai uscire questa che... Come fate a usarla? Torniamo un attimo indietro, perché ho comprato questa Action Cam, chiaramente non per fare niente di action, ma per fare i video qui su YouTube. Per dare a voi che guardate i miei video, e parlo dei video backstage, degli shooting che vado a fare, un punto di vista diverso dal classico telefono messo lì, che risulta sicuramente un po' noioso. Calcolate che io in quella situazione lì non posso stare troppo a pensare dove posizionare il telefono, dove posizionare l'Action Cam. Io ho bisogno di una cosa che piglia e funziona, perché in quel momento io sto lavorando per fare le foto. La mia scelta è caduta sulla DJI, più che altro per l'orizzonte sempre dritto. Calcolate che ho avuto anche la Insta360 Go 2, che non mi è piaciuta più di tanto neanche quella, però effettivamente paragonata a questa, quella è sicuramente meglio. Quindi ecco, se siete indecisi tra questa e quella, andate su quella. Almeno quella costa di meno e almeno quella è veramente molto più piccola e molto più leggera. Ho fatto degli shooting a luce naturale, quindi ho attaccato questo accrocchio qui alla slitta della macchina fotografica e ho portato a casa un sacco di clip molto stabilizzate, tutte con l'orizzonte dritto. E allora voi in questo momento vi starete chiedendo perché ti lamenti tanto di questa qui? Perché ragazzi miei, come prima cosa scalda. Allora, io ho visto 1 milione di video su YouTube che dicevano appunto che scaldava molto, va bene, però scaldare molto è una cosa, essere incandescente è un'altra. Tutte le recensioni che ho visto parlavano di 4K 60 frame, e vabbè, ci posso anche stare, ma io la usavo a 1080-30, cioè 1080-30 si surriscalda talmente tanto da non poterla tenere in mano, ok? Anche l'iPhone si surriscalda, specialmente adesso che è estate, eccetera, eccetera, ma riesce a tenerlo in mano, anche senza cover. Questa no, cioè diventa veramente bollente. E la cosa veramente brutta è che dopo 5 minuti, 6 minuti, massimo, una cosa del genere, si spegne. Adesso qua vi sto facendo vedere soltanto il modulo, però insomma, ecco, così si spegne la registrazione e quindi le vostre clip praticamente non le fate. Quindi la cosa assurda di questa fotocamera è che potete metterci l'SD a 22 giga, ha una batteria da 20-25 minuti, parlo di quella interna del modulo con la lente, per poter far video, ma ragazzi miei non li potete fare. Allora, io dico, no, tu progetti una cosa del genere, metti uno schermo davanti e uno schermo dietro. Che mi sta a significare? Mi sta a significare che mi posso fare un vlog. Mi posso vedere, è molto comoda questa cosa. E no, ragazzi, cioè incomincio a parlare e dopo 3, 4, 5 minuti questa si spegne. È veramente bestiale questa cosa. E vi ripeto, tutte le prove che ho fatto, le ho fatte a 1080-30 fps. Quindi... non so veramente cosa dirvi. Parliamo degli accessori? Sì, parliamo degli accessori. Allora, questo che ho montato in questo momento, che è tipo appiccicoso, è una figata atomica. Questo è veramente molto figo, c'era anche nella Insta360 Go 2 e funziona molto bene, lo mettete sul parabrezza, si attacca, veramente un amore. Questo è un accessorio veramente super top. Questo dall'attacco GoPro, non ho niente di GoPro, quindi non l'ho mai utilizzato, ma immagino che se avete attacchi GoPro funzioni alla perfezione. Questa invece doveva essere una figata, ma in realtà non lo è e adesso vi spiego perché. È una collanina, la mettete sotto il vestito, prendete questo pezzetto, lo mettete qui, prendete il modulo con la lente, lo ficcate qui e voi avete la vostra visione POV. No ragazzi,
No, sapete perché? Perché se volete l'orizzonte stretto, il campo di visuale è abbastanza stretto e su questo io ci posso anche stare. Oltre al fatto che potete farlo solo a 1080 e va bene, avete un FOV abbastanza stretto. Anche se in realtà riuscite a fare il POV con questa, quando la mettete in questa posizione sotto la camicia, siccome il peso del modulo è sopra e non è ben bilanciato, e secondo me dovrebbe stare sotto a questo punto, non rimane mai dritta, farà sempre questo lavoro qui e andrà a puntare praticamente per terra. Io ho bisogno che mi puntasse davanti a me, perché chiaramente davanti a me c'è la modella o ho la macchina fotografica, e mi sono ritrovato tutte le clip che guardavano per terra. Quindi questa collanina, a meno che non la incastrate in qualche modo, assolutamente non fa per me. È chiaro che se mettete Rocksteady avete 152 gradi mi sembra di FOV, forse riuscite comunque a portare tutto a casa, ma nel mio caso che mi serviva l'orizzonte dritto, no, non ci riuscite, fidatevi di me. Ah, poi altra cosa ragazzi, nelle varie recensioni che ho visto la gente si lamentava della eccessiva lentezza del trasferimento dati tra questo modulo e questo. A me non ha dato fastidio, come non ha dato fastidio andarli poi a spostare sul computer. Mettete la USB-C qui, mettete la USB sul computer, vi si apriranno praticamente due hard disk, che sono questo e questo, e non ho trovato tutta questa lentezza per spostare i file. Volevo parlare un attimo di colori. Lasciando tutto in automatico e col profilo colore quello suo, diciamo che se dovete inquadrare una scena ci sta, ha una risoluzione abbastanza buona il file, ma nel mio caso in cui stavo facendo uno shooting alla modella con il sole del tramonto delle 8, e ripeto delle 8, guardate che file che è uscito fuori. Un file veramente da buttare. L'incarnato della modella è giallo barra arancione, ma la cosa ancora peggiore è che è tutto completamente bruciato. E come vi dicevo era impostata in automatico. Chiaramente la potevo mettere in disine like, chiaramente potevo abbassare la compensazione dell'esposizione, ma è un action cam, non devo stare lì a guardare quello che sta facendo, dovrebbe soltanto riprendere e farlo nel miglior modo possibile. Altra cosa, se dovete riprendere paesaggi, cose di quel tipo lì, è ok di giorno. Per quanto riguarda ambienti con poca luminosità, assolutamente no. E con poca luminosità, ragazzi, non intendo la notte, mi raccomando, intendo le 9 di mattina, 9 di mattina di luglio, ok? Voi siete in macchina, quindi c'è un sacco di luce fuori, e le riprese non verranno assolutamente decenti, anzi non verranno assolutamente utilizzabili. Viene una grana assurda che per quanto mi riguarda non ci deve essere con quel tipo di luce lì. Non ne parlo neanche della notte perché ho fatto 2 prove, ma vabbè, quello ci sta, è un action cam, non è fatta per cose notturne, è ok. Ultimissima cosa ragazzi, sì lo so, ho veramente distrutta questa action cam, però non è che posso dirvi sempre prodotto ottimo. Io adesso questa gliela do a Amazon e poco male, non mi interessa. Vi voglio fare un confronto con l'iPhone. Ragazzi miei, l'iPhone ha una qualità di immagini e video ma 100 volte superiori a questa qua. Io non so perché su YouTube ci sono tantissimi video fatti con iPhone e con questa e con GoPro, li mettono tutti insieme e si vede che bene o male si equivalgono un po' tutti. No ragazzi, questo assolutamente no. Probabilmente chi va a recensire questa roba va a ricercare anche la migliore situazione di luce per questo tipo di oggetti qui. Nella vita reale, in cui appunto siete in giro e dovete andare a riprendere, vi assicuro che la qualità d'immagine dell'iPhone è proprio un altro mondo rispetto a questa qui. Ah ragazzi, altre 2 cose. L'audio, se fate un vlog di questo tipo, ma potete farlo massimo per 5 minuti, è decente. Se siete in un ambiente di questo tipo qui, siete a casa, siete in un ambiente al chiuso, non c'è troppo rumore, assolutamente sì. Come arriva un po' di vento non sentirete più niente, quindi audio completamente bocciato. Siccome ho provato la Go 2, siccome ho provato la GoPro Hero 9, vi volevo dire che probabilmente da tutte queste io andrei di GoPro Hero 10. Non so che differenza bene ci sia tra 9 e 10, però GoPro era quella che probabilmente funzionava meglio tra tutte, a meno che non abbiate bisogno di qualcosa di veramente piccolo da mettere in posti veramente strani, e allora però in quel caso io vi consiglierei la Go 2. Questa assolutamente no. Va bene ragazzi, è tutto per questo video, noi ci vediamo al prossimo episodio.
Ciao!